E questo è l'ultimo pezzo di passerella. Venite, pazzesco! Con 275 cascate, un'altezza che può arrivare a 82 metri, 2000 specie identificate di piante, 400 specie di uccelli, insieme a giaguari e puma, è il sistema di cascate più grande del mondo. E dalle cascate di Iguazú, che si trovano a sud della città di Foz, ci spostiamo a nord per visitare qualcosa di veramente spaziale. Macchinone da contrabbando. Ci siete? Ci siamo. Stiamo andando a visitare la diga di Itaipu, che significa pietra che canta in lingua guarani, alludendo al suono dell'acqua sulle rocce. Ma aquí estamos, en Paraguay o Brasil? Brasil, Francesco. Sì. Regresare il bus, me llama, stiamo regresando. Sì. Al confine tra Paraguay e Brasile è uno degli impianti di energia idroelettrica più grandi del mondo. Info importantissima, non si può portare all'interno nessun tipo di bagaglio, nel senso lo zaino, ma anche un piccolo borsellino, quindi chiave appesa a polso per lasciare il bagaglio su quelle cassettiere là in fondo, tutta la roba stile Rambo, perché la Muera non dispone di saccoccia. Però bisogna dire che per lasciare le proprie cose nell'armadietto bisogna acquistare un gettone di 10 reais, 1,50 € circa, ma questo avviene solo per il giro especial, per la visita della diga all'interno. Se si visita la diga all'esterno non c'è bisogno di lasciare nessuna delle proprie cose. Perché avete la doppia alternativa, ovvero giro all'esterno, giro all'interno. Giro all'interno costa un occhio della testa, 45 € a testa. Loro. Però siamo in una meraviglia dell'ingegneria civile di cui vi andremo a parlare. Comunque le camere per riprendere il tour si possono portare, quindi venite all'interno della terza diga più grande del mondo insieme a noi. Tantissimi controlli come in aeroporto. Ora dovremmo salire in uno di questi autobus marcati Itaipu. Quindi la diga, oltre ad essere pensata per avere una produzione di energia elettrica pazzesca, è stata anche pensata per un uso turistico. Due è meglio che one. Sì, diciamo che dato che è un progetto di ingegneria enorme e ben fatto, ne approfittano anche per mostrarlo, però con severe restrizioni. Comunque non sono tanto severe queste restrizioni, perché a Sara Tappi l'hanno fatta entrare. E guardandola da lontano non è un soggetto proprio tranquillo. Io confermo, conoscendola molto bene. Molto obrigado. Addirittura borraccia aggiuntiva super performante, perché non occupa spazio, è molto leggera. La Itaipu è una società sui generis, 50 e 50 tra i due paesi che hanno investito, convocando investimenti di società di paesi esteri come gli Stati Uniti. Naturalmente questo è il souvenir della diga Itaipu paraguayo brasiliana. Nella cantina Valduga il souvenir era altro, giustamente. È una no profit che ha estinto i propri debiti nel 2023 in cambio di energia ed ora reinveste il totale dei suoi profitti. Casco tecnico come quello da bici, in questa maniera ovviamente si stringe la circonferenza e ruotando dall'altra parte si allarga. Tutto nasce per risolvere una disputa di confini, i quali arrivavano fino a Los Saltos de Guairá o Sete Quedas sul fiume Paraná, un sistema di cascate situato a 200 km dalle Cataratas do Iguazú, che erano le più grandi al mondo per volume di acqua. Ma perché diciamo erano? Non dimenticatevelo. Il Brasile, avvantaggiato dagli accordi di pace del 1872 dopo la guerra della Triplice Alleanza, lancia la proposta di uno sfruttamento comune delle acque del Paraná nei primi anni 60. Addirittura ci sono delle rampe che salgono fino in cima alla diga.
Forse da qua si capisce l'altezza. Non so se si riesce a capire la dimensione della camera, ma dal vivo è veramente assurdo. Nel 1966 i due ministri degli esteri firmano l'Ata de Iguazú, documento base di quella che all'epoca sarebbe stata la più grande opera idroelettrica mai costruita al mondo. Pensate a quanta forza deve resistere questa diga. La sovranità comune viene riconosciuta e la parte di energia non utilizzata da un paese potrà essere venduta all'altro. Tutta la diga insieme alla curva serve per confluire l'acqua là in fondo. Andiamo a vedere tutti insieme. C'è un'altezza spaventosa. 200 metri. Sembra che la diga abbia una superficie di 1300 km quadrati, più grande della stessa Parigi. Ma soprattutto se non soffrite di vertigini, guardate l'imponenza e questo buco immenso. Sono dei pistoni che scendono e regolano il flusso di acqua che scende nelle turbine. Praticamente sono le chiuse. Oggi abbiamo anche il supporto dell'ingegnere e del tecnico. L'ingegnere del tubo. Quindi loro aprono e chiudono la quantità di acqua che passa in base all'energia che gli serve. Praticamente ogni sperone è una turbina. Sì. Quella bianca. Anche se siamo a 2 passi dalle cascate di Iguazú, l'acqua che è sfruttata per questa centrale idroelettrica non è quella del Rio Iguazú, ma è quella del Rio Paraná, che nasce tra gli stati di São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, corre per un totale di 4.880 km. Per questo viene considerato il secondo fiume più lungo del Sud America dopo il Rio delle Amazzoni. Questo è lo stesso fiume che poi attraverserà le paludi dell'Argentina fino a ricevere e ad unirsi al Rio Uruguay, formando quell'estuario mostruoso di 290 km che è il Rio della Plata sull'Oceano Atlantico. Ora però andiamo dall'altra parte per vedere la dimensione del fiume, che sembra veramente un mare. C'è anche un po' di vento con una tempesta all'arrivo, la dimensione è senza senso, senza senso. E da qua si capiscono ancora meglio i pistoni che fungono da chiuse per regolare l'acqua all'interno delle turbine. Nel 73 si costituisce l'entità binazionale Itaipu e nell'82 la centrale viene inaugurata. Pensa quando aprono la diga. Questi sono gli scivoli sicuramente per controllare il livello dell'acqua. Sarebbe da vedere con la piramide. L'acqua che hanno fatto, un taglio sulla roccia, poi ovviamente qua in fondo una piccola distribuzione. Nell'84 entra in funzione la prima unità generatrice, un anno dopo inizia la vendita della prima energia. Qua invece siamo sotto direttamente dove si trovano le turbine. Guardate la dimensione di un'auto rispetto a questo tubo bianco. Noi eravamo sopra. Il lago contiene 29 miliardi di metri cubi d'acqua. Se fosse possibile immagazzinare l'energia, la diga rifornirebbe l'intero pianeta per 40 giorni. Ora dovremmo entrare dentro. Elmetizzati, vamos! Inizia anche a piovere perché l'acqua qua ce n'è poca, ma poi non lo potete sentire ovviamente, ma ve lo condivido, c'è un'umidità del 99,9 periodico. Guardate le persone, l'ingresso e l'altezza. Nuovo tecnico Itaipu. Toda cabeza. Meglio allontanarsi. E con lo sfondo la turbina. L'azienda che si è occupata della creazione della diga Itaipu è appunto l'Itaipu Binacional, costituita tra Paraguay e Brasile, che è la stessa azienda che si è occupata anche di una parte della costruzione del ponte da Integração, che è il secondo ponte che collega il Brasile a Ciudad del Este, Paraguay, insieme allo Stato federale del Paraná, confinante col Paraguay. E comunque parliamo di una delle 7 meraviglie del XX secolo dell'ingegneria civile, insieme al canale di Panama e al tunnel della Manica. Al tunnel vi ci abbiamo portato, al canale ci dobbiamo ancora andare, ma ci andremo tutti insieme. E con la mastodontica turbina dietro alle mie spalle vi diciamo anche che questa è la terza diga al mondo per grandezza, dopo 2 dighe situate in Cina. Itaipu è infatti sul podio dopo la centrale delle 3 gole e la diga di Baietan, entrambe in Cina. Non ci sono cavoli, i cinesi per queste opere mastodontiche vincono quasi sempre. Prima di entrare all'interno vi diamo alcuni numeri: 200 metri di altezza, 8 km di lunghezza.
Vamos all'interno e con l'occasione ho cambiato le impostazioni della camera perché prima flickerava, ora non flickera più. 104 metri di profondità. Ci stanno spiegando una cosa tecnica, vedete questa V? Dietro di me c'è ovviamente la pressione dell'acqua che tramite questa forma viene distribuita a sinistra e a destra, ovviamente molto ridotta. Altro dettaglio, all'interno di queste mura di cemento non c'è il ferro per paura di infiltrazione, praticamente ci sono 136 di questi blocchi. Poi se soffrite di vertigini guardate il video dal divano. Questo corridoio, che serve ovviamente per le ispezioni, è lungo 1 chilometro. Para generar energía, la toma de agua es 20 metros abajo de la superficie. Ahí después disminuye para 10 y llega ahí abajo con 9. Entonces aumenta la presión, ¿no? La velocidad. El agua cae unos 120 metros, gira la rueda de la turbina, el eje de la turbina y el generador. Cumplió su misión, que es girar 3.300 toneladas. Es el peso de unos 10 aviones. Estos Boeing 777. 3.300 toneladas. Sí, cada unidad generadora. ¿Y solo Son cuánto? 20. Y ahí el agua sale unos 30 metros debajo de la superficie del agua. 14.000 megavatios de potencia. 700 megawatt per 1,5 milioni di persone. ¿Cómo se divide entre Paraguay y Brasil? Los dos pueden comprar mitad, 50% cada, pero Paraguay es chiquito. Entonces compra un promedio de 25% de la producción. Pero este 25% abastece, suministra entre 80 a 90% de todo el Paraguay. E basta. Sì, basta. Ora prendiamo un po' di pioggia. La portata dell'acqua del fiume dipende dagli agenti atmosferici. Il 2024 è stato disastroso. La Niña, fenomeno meteorologico di pioggia dal nord verso il sud del Brasile, ha portato secca e poca acqua alla centrale. E ora che stiamo visitando il sito, nonostante la pioggia, non sembra un anno troppo fortunato. Sperano tutti nel Niño, quando la pioggia inverte la sua rotta dal sud al nord. Come nei film qua, Il Brasile invece soddisfa con la centrale il 10% del proprio fabbisogno, pagando al Paraguay un 25% in più rispetto al 50% che gli spetterebbe. La sala di comando è perfettamente simmetrica, a sinistra ci sono i controlli del Brasile, a destra i controlli del Paraguay. Al centro vedete l'orario del Brasile e l'orario del Paraguay. Ma soprattutto un dettaglio nerd interessante, guardate la frequenza, 60 Hz e 50 Hz. Per questo ho cambiato le impostazioni della camera per non avere l'effetto flickering. E se vi interessa questo argomento, nel canale trovate un video pippone dettagliato. Guardate i pallini rossi, blu e verdi. Quelli rossi sono in funzione, quello blu è manutenzione, quelli verdi sono a domanda. Nel senso, se avete bisogno di energia, fate una chiamata e ve la danno. Piccola curiosità, questi non sono i piani ma sono i metri sopra il livello del mare. Il massimo che si può scendere è a meno 52 metri. Prima volta che vedo una cosa simile. Ora Italia. E ora all'interno dell'ascensore possiamo dire una cosa che non si potrebbe filmare, però noi la firmiamo. Dice. El proyecto de Itaipu es italo-americano. La compañía encargada fue Electroconsult de Milano y International Engineering Company de Estados Unidos. Así que gracias mille por su contribución en Itaipu. Siamo i migliori, cioè io mi ci metto dentro ma non ho fatto nulla, comunque gli italiani sono sempre presenti in tutto il mondo. Nel 70 infatti il consorzio formato dalla società statunitense e dall'italiana Electroconsult SPA vinse l'appalto internazionale per la realizzazione degli studi di viabilità e per la progettazione dell'opera. Uno de los ingenieros encargados se llamaba Piero Zambinelli, que es de Italia. Sí, uno de los jefes encargados. Bueno, acá entonces el eje de la turbina hacía mucho calor y el ruido es muy alto, como 100 decibeles. Entonces quedamos unos 3 minutitos, ¿bien? Siamo a livello di turbine, c'è molto caldo e molto rumore. Ragazzi, ho appena visto una cosa che mi fa impazzire. Mamma mia! Ora vado a chiedere quanto pesa.
2060 tonnellate per la ruota del generatore, l'albero della turbina, 296 tonnellate per la ruota della turbina. Guardando il grafico noi siamo qua. E ora entriamo dove lanciano i missili. Sono andato un po' più avanti, mi hanno sgridato, però devo essere sincero, mi sembra di essere all'interno di un film. Ho i brividi, la pelle d'oca. Praticamente questi cerchi rossi che vedete sono il tappo della turbina. Stavo per essere investito da quel tipo là, però mi hanno sgridato perché non hanno l'assicurazione. E qua siamo a 20 metri più alti dell'albero della turbina che avete visto poc'anzi. Entonces, para hacer mantenimiento no es necesario sacar los componentes, el motor, ¿no? El eje, saca la tapa, solo partes de la tapa. Praticamente c'è un carro ponte di dimensioni pazzesche che serve per sollevare il tappo della turbina. E il carro ponte riesce a sollevare 1000 tonnellate. Anche sarà tappi. Tornati nell'autobus, tolto il casco, l'autista ci ha spento l'aria condizionata Che era a meno 10. Ora, prima fermata per avere una vista panoramica degli scivoli. Da qua proviene il rumore delle turbine, mentre dall'altro lato vediamo gli scivoli che sicuramente serviranno per tenere, tra virgolette, a livello l'acqua del fiume. Le dimensioni sono allucinanti. Muy obrigado, la mejor guida del mundo. Grazie mille. Siamo arrivati alla fine, stiamo camminando sotto a una sorta di passerella. Sullo sfondo, guardate, è pazzesco o no? Qualcuno ha vista mare, qualcuno ha vista montagne, noi vista diga. L'ultimo tratto per tornare alla reception con un autobus a 2 piani, proprio per finire con la ciliegina sulla torta. Arriva Baco. Queste cascate che andiamo a vedere hanno qualcosa di particolare per la loro posizione. Infatti, grazie a una faglia geologica che taglia il fiume Rio Uruguay non trasversalmente ma longitudinalmente per 3 chilometri, Depends on the